Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la prima metà di maggio 2024. Abbiamo la carta della giustizia, amici del Toro. Può essere un periodo di riequilibrio, di nuove regole, chissà, magari anche di contratti per qualcuno, o sblocco di contratti, nel senso che molte volte quando c'è la giustizia si parla di alcune firme che arrivano. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se volete completare il messaggio, ascoltate Ascendente, Segno Lunare e Venere e per capire come unire gli oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video. Queste sono stese generali, possono risuonare come lavoro, famiglia, amore. Per l'amore e gli affetti usciranno più nello specifico la prossima settimana, ma tenete presente che io do come un'indicazione generale del movimento energetico e poi faccio degli esempi che vi servono per, diciamo, aiutare a integrare la lettura nella vostra realtà. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Allora ragazzi, partiamo con un 9 di spade. Abbiamo un fante di bastoni, un fante di coppe, un 5 di denari, un fante di spade, un 9 di bastoni, sei di spade, cavaliere di bastoni e 10 di bastoni. Che interessante, tanti fanti devo dire. È come se fosse un'energia molto giovane, un'energia molto fresca, se fosse per esempio quella di un progetto, magari lavorativo, piuttosto che, non lo so, un qualche tipo di progetto che avete in testa. Allora, io vorrei andare a vedere subito di primo acchito questi due fanti, ragazzi. Ehm, perché vicino a questo 5 di denari. Guardate, non voglio espormi, andiamo subito a vedere le carte. 9 di spade, regina di coppe, e fante di pentacoli, quello che mancava a questi tre. Adesso li avete tutti e quattro. Allora, potrebbe riguardare una situazione familiare, una situazione tra fratelli, magari proprio una situazione legale, visto che abbiamo la giustizia. Potrebbe riguardare una casa o ho come la sensazione che potrebbe riguardare l'accudimento di una persona. Mm. Andiamo a vedere il fante di bastoni. 9 di pentacoli. 3 di coppe e forza. Allora, il fante di bastoni potrebbe rappresentare una persona, ragazzi, vicino a voi, o l'attitudine. Però secondo me è una persona vicino a voi, giovanile, con tanta grinta, con tanto entusiasmo per la vita, può anche essere che sia una persona ammiccante nei vostri confronti.
Si è girato anche questo 2 di pentacoli. Io credo che sia qualcuno che conoscete già, che possa anche fare parte della cerchia dei vostri amici o comunque delle persone che frequentate abitualmente. E se per caso fosse una nuova persona, vi dico che potrebbe sembrare una persona amorevole, accogliente, anche prestante fisicamente, autonoma, indipendente, piena di iniziativa, con entusiasmo per la vita, entusiasmo, per il cibo anche. Andiamo a vedere questo fante di coppe. 4 di pentacoli e la morte. Voglio andare a vedere anche il 5 di denari. Allora ragazzi, un'altra chiave di lettura che potrebbe avere la lettura, scusate il gioco di parole, potrebbe essere una questione tra genitori e tanti figli, tipo di eredità, una questione su come dividere la casa, su come dividere l'azienda o cose di questo genere. O come regolarizzare le cose, magari tra fratelli, tra i figli o cose di questo genere. Allora, fante di coppe per il 5 di denari. Otto di pentacoli, imperatore e 8 di bastoni. Qui c'è come qualche tipo di preoccupazione per quello che riguarda la stabilità o di questo nuovo contratto, accordo, o potrebbe essere proprio anche una stabilità relazionale tra i fratelli, tra i cugini, tra le varie potrebbero anche essere dipendenti, se per voi vibrasse. Tenete presente che ci sono 3 fanti, quindi potrebbero essere o figli o fratelli o cugini, comunque diciamo una parentela parallela, discendenti piuttosto che colleghi o dipendenti. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo la temperanza e un 3 di bastoni. Andiamo a vedere anche il 9 di bastoni. Tre di spade. Allora, qui ho l'idea che si cercherà come di appianare questa situazione con delle nuove idee, con dei nuovi progetti. Vi dico, io sento che comunque l'energia è positiva, è conviviale, diciamo si può unire. L'unica cosa è che tra questi personaggi è come se ci fosse una sorta di attaccamento a una materialità. E l'attaccamento alla materialità può anche essere, se per caso ci fosse quel discorso di accudimento di cui parlavo all'inizio, l'attaccamento alla materialità in questo caso fa riferimento al ma io stamattina ho fatto questo, tocca a te oggi fare quell'altro. No, cioè il io ho fatto di più di te. Anche quello è una sorta di attaccamento che certe volte lascia un po' il tempo che trova, no? Però con questo 9 di bastoni io qua ho come la sensazione che qualcuno a un certo punto si arrenderà.
vi devo dire, l'idea è che si calmi un po' questa energia, che non la sento turbolenta, per capirci, la sento solo movimentata. Sia che per voi questo fante rappresenti, come vi dicevo prima, quella serie di opzioni, quindi fratelli, cugini o dipendenti, piuttosto che rappresenti anche una persona di interesse, perché in quel caso lì sento che l'attaccamento è verso questa persona, è come se voleste di più da parte di questa persona. Però c'è da trovare un accordo, c'è come da appunto arrivare ad un equilibrio, come dice la temperanza. Andiamo a vedere se di spade. 9 di coppe è appeso. Mm. Allora io ho come l'idea che qui ci sia una sorta di avvertimento. Mm. Perché questo matto al contrario mi dice che non vi fidate al 100% della situazione, ma che probabilmente per evitare di soffrire ancora, per evitare di magari discutere o sì, fare qualche sacrificio ulteriore, qualcuno si arrenderà o potrebbe avere l'idea di arrendersi. In realtà qua si tratta di proporre nuove soluzioni, nuovi progetti per riuscire a trovare un equilibrio migliore. Però ho come la sensazione che potreste stancarvi troppo. Ehm, Qui è un po' come se vi dicessero: voi intanto lanciate la palla, cioè nel senso provate a mettere in campo un piano B, per esempio, e vedete come risponde l'altra persona, perché qua il senso è di fare un po' di testa vostra, da una parte, con questo 9 di pentacoli che è una carta di forte indipendenza. Ehm, Mi viene da dire finché non sarete pronti a staccarvi dalla situazione, ma perché? Perché queste tre carte sono proprio carte di movimento che in questo momento sono al contrario. Un 6 di spade che mi parla di allontanamento, un 10 di bastoni che mi parla di lasciarsi indietro qualche cosa e un cavaliere, scusate, di bastoni che è una carta di movimento e sono tutte e tre al contrario. E poi qui abbiamo questo appeso. Ho come l'idea che ci sarà una sorta di stand-by verso fine mese che così farà un po' riflettere su quanto, diciamo così, investire in questo nuovo modo di vedere le cose, di vivere le cose. Perché giustamente uno può fare delle proposte, ma poi devono essere colte, non potete fare tutto da soli. Perché secondo me qui qualcuno sta pensando di doversi sobbarcare tutta la responsabilità della situazione ed è per quello che, insomma, c'è anche probabilmente questa sorta di attaccamento. È una lettura interessante, ragazzi. Fatemi sapere come vi risuona perché è variopinta, cioè nel senso può essere interpretata in vari modi. Vi dico, sento molto che ha a che vedere o con un gruppo di amici molto stretto, collaboratori, dipendenti, piuttosto che cugini fratelli, come vi dicevo. In qualche caso può fare riferimento a dei figli o a una madre anche, un genitore, cioè, vedo come se ci fosse una situazione tra giovani, diciamo così, per gestire. Qui abbiamo un imperatore e una regina di coppe. Scrivetemi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere ancora Osho. Seguire il flusso, che è interessante. È un asso di coppe. È un po' come se vi dicessero di lasciarvi andare, di lasciare che le cose scorrano. E possibilità. Seguite il flusso delle possibilità, mi verrebbe da dire. È un 2 di bastoni. Qui avete il 3, che è già, diciamo, la carta successiva, il passo dopo. Però è come se vi dicessero che da un lato seguire il flusso vi dà altre possibilità. È anche un po' un modo per dire: ok, adesso lasciate andare un pochettino il controllo, vedete come va, rimanete appesi, come vi dicono qui le carte. Cercate di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista.
Siccome ragazzi qua ci sono tutti fanti e mi parlano sempre i fanti di un'energia molto fresca, giovane, inesperta, acerba, e siccome qui abbiamo un matto al contrario che potrebbe, diciamo, mettere l'attenzione sulla troppa ingenuità, visto che qui c'è la giustizia che parla di contratti, se per caso dovete firmare qualcosa, visto che avete anche un fante di spade, leggete sempre tutto nei minimi dettagli, anche le lettere piccolissime. Se non capite qualcosa, chiedete la copia del contratto, vi fate seguire da un esperto, però se non siete figuri, piuttosto state appesi, ok? Quindi quello che dico sempre io, seguite l'istinto e quando l'istinto ci dice non so, piuttosto aspettate. Perché siamo noi che non siamo abituati ad ascoltare l'istinto, ma lui ci parla in realtà. Poi la mente entra, però allora è così, però allora è cosà. Però l'intuito, e non è l'istinto, è l'intuito. Va bene, andiamo a vedere ancora un olio essenziale che potrebbe aiutarvi in questo mese. Ok. Abbiamo la curcuma e dice che ricostruisce il corpo, la mente e lo spirito e può essere usata sotto forma di olio essenziale, diciamo inalandolo attraverso le gocce oppure prendendolo in capsule per ricostruire, per rigenerare, per fortificare corpo, mente e spirito. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, mi raccomando fatemi sapere come vi risuona nei commenti e se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me dovete solo abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!